Well, first of all, good evening. I will speak in English. I hope that's okay. You can speak French. I speak a little Italian. I'll speak slowly in English, and hopefully we have the advantage of someone who will translate, so I'll try to be efficient. As you said, sitting here, it's beautiful Milano, and hearing you play a very, very early piece of mine. Obviously, as you said, I think I was in my very early 20s when I wrote this piece. It's like I'm walking through a garden, which I've planted a long time ago, but now all the trees have grown so much, and they look very different. It's fascinating to look back at something that we have designed a long time ago, and that still feels like I did this once, but so many things have happened in the meantime. I'll talk about what has happened, but maybe you can translate this first. Buonasera innanzitutto, mi chiedo scusa se parlo in inglese. È molto bello per me essere qui questa sera a Milano e lo è anche di ascoltare questo pezzo che risale credo ai primi anni 20, quindi un pezzo che ho realizzato anni fa, che per me è come un giardino che ho piantato molti anni fa e che nel frattempo è cresciuto ed è come se gli alberi fossero cresciuti e avessero dato i loro frutti, e per me è molto affascinante vedere qualcosa che ho fatto ma che adesso ha anche un aspetto differente. It is somewhat the same as I'm nowadays working more as a conductor, as a composer. It's the same when I'm being asked to perform an orchestra piece of mine that I wrote even 10 or 15 years ago. I really have to sit down with my score for days and learn it again, because I have to really understand what I did in the past with my sense of understanding for harmony, for rhythm, and I really have to digest it again. It's like relearning a Bruckner symphony, and obviously also the Bruckner symphonies I've conducted, but you always go back to it, and it's the same with my music. So not only the style changes, but your comprehension about form, obviously, but even the detail, looking at harmony and rhythm. So it feels a little weird to me to go back to, because I have to tell you the story, and then I pass the word to you. When Alfonso 2 years ago asked me, like, Matthias, your piano works, have they been recorded? And I said, not really. So he said, we should do that. And I said, no, don't do that, because I'm very shy about my piano music, because I still, until nowadays, I have to confess that I have a lot of, maybe too much respect for the instrument of the piano. And I will tell you why in a second, but that was already a lot of verbal information maybe we should translate. In effetti io lavoro molto più come direttore che compositore, e per me tornare ad ascoltare o ripensare un vecchio pezzo è come se lo dovessi imparare ogni volta, la sua armonia, il suo ritmo, come se lo ridigerissi ogni volta, come quando dirigo le sinfonie di Bruckner, e per me è come ogni volta riscoprire lo stile, ma anche il modo in cui la forma, il dettaglio viene svisperato in questa musica. Quando Alfonso mi ha chiesto 2 anni fa di fare un disco, mi ha chiesto la tua musica per pianoforte è già stata registrata, è già stata incisa, ho risposto, e lui mi ha detto dovremmo farlo. Io all'inizio non ero tanto d'accordo perché sono un po' timido e anche ho grande rispetto per il pianoforte. I myself, I play the piano, but I'm a violin player. Though I've stopped playing the violin nowadays, but my thinking about sound has been very much informed by string instruments, and not by the piano. And if I look back at the history of what has been conceived for this instrument in the past, and just think about the Debussy etudes or the Goldberg variations by Bach. So how
even dare to write something after the entire work of Chopin. It has, I think it has all been said. So if you really want to approach the piano, I felt like I need to really mature as a composer before I can touch the piano. And yes, I have written piano works, and we hear some of them today, but I find them still very much something in progress. And right nowadays, there's one more piano piece which was just being premiered very recently, so this we couldn't take on the disc because it's just being produced, shows that I'm definitely more living inside a certain idiom that I now fully comprehend myself. So everything I did for the piano is like I'm holding on to bars and I'm walking. It's like a young child that still walks a little clumsy, not very elegant, but it's already walking, so that's good. And I needed to do it because I was obviously inspired by motion. Io ho suonato il pianoforte, ma soprattutto ho suonato il violino, quindi diciamo la mia formazione come compositore è stata condizionata da questa esperienza e da questo strumento, anche perché il pianoforte ha una lunghissima tradizione di lustri precedenti, dalle variazioni d'opera a tutto il pianoforte di Chopin. Come è possibile realizzare qualcosa di significativo dopo questi capolavori? Quindi sentivo che dovevo maturare in qualche modo come compositore e percepisco la mia musica per piano tuttora come un qualcosa di in progress, come qualcosa di fluido, come anche in occasione di un altro recente pezzo che è stato da me composto, con il quale mi sono accorto che vivo dentro questo idioma che adesso comprendo sempre meglio frequentandolo, come un bambino che ha iniziato a camminare e quindi è già qualcosa che cammini ma non sta ancora in perfetto equilibrio. Vorrei terminare di presentare il CD dicendo qualcosa sul tuo rapporto con la voce, perché questo è un CD che comprende 4 pezzi per pianoforte che all'epoca del progetto erano tutta l'opera per pianoforte di Matthias Pintscher, poi sono aggiunto un film durante la produzione del CD, e un ciclo vocale per completare la durata media standard del CD. Questa soluzione è stata suggerita dallo stesso compositore, è un ciclo a cui tiene molto e non era ancora stato inciso per intero. Si intitola Lieder und Schneelieder e chiedo a Mattias perciò di dirci qualcosa del pezzo, della voce e magari anche di Marisol Montano. I found it so much easier to compose for the voice and the piano instead of just the piano solo, because if you look at my compositional work, it is a lot about implications and the resonances of the implications. So, as I believe in that music needs breath to be alive and to always come alive, because what is the music? It's something written on paper. He doesn't even love the written on paper because it's all in his head, which I find incredible. The music is, in the first place, just information you put on paper, but then it needs to be brought alive every time, over and over again, by humans. The humans breathe, fortunately. They need to breathe. And even a string player that is not blowing air through his instrument needs to breathe. So the sound is always being, it's like implemented, and it's always being pushed. And once you stop pushing, it decays. And that's my problem, my struggle with the piano, to some extent, that once you hit the key, you lose your influence. With the string instrument, you can continuously shape the sound. And I was always a little scared of just after you touch the key, or when you play the chord, when you play a figuration, you lose your influence. With the string instrument, with a wind instrument, you still shape the sound. Per me in effetti è stato più semplice scrivere per la voce del pianoforte che per il piano solo. Questo in generale non è una
integrazione, la conseguenza di questa integrazione, perché la musica è qualcosa di vivo che respira, non è semplicemente l'informazione dalla quale si parte, scritta sulla pagina, che poi l'interprete legge, quindi acquisisce questa informazione, ma deve rivivere grazie all'interprete, grazie alle persone che la suonano. Questo accade molto più facilmente negli strumenti a corda come appunto il violino, che deve proprio respirare, e il suono deve essere proprio accompagnato, spinto. È il mio problema infatti con il pianoforte in un certo senso, perché sento come nel momento in cui si tocca il tasto si perde l'influenza sul controllo di questa emozione, di questa armonia. Invece è importante per me formare continuamente il suono, ed è la grande sfida di questa esperienza. And what the human voice does for me is it's not only breath, and it can easily breathe from one note to the next one, which with the piano is something like an illusion. The legato in the end is always an attempt, and the greatest pianists of our time and the past have achieved this perfect illusion of a legato, but objectively it doesn't exist because there's no breath in the notes. So that's what interested me, and to look again and again at the piano to really explore the phenomenon of resonance. And if I'm writing for voice and piano, then the voice carries the words and it sends them out into this space, and the space is obviously defined by this entire instrument with all inner resonances, and the piano responds to it. So it's like an antiphony of the human voice and the instrument. It's never that the instrument just accompanies or just adds some harmonies so that the voice is beautifully floating on top on the bass. They're really speaking at the same eye level. It's a dialogue. And I find it very inspiring to make two physical qualities talk to each other that are so different. And obviously the human voice is a very different instrument than the piano. So I'm exploring the impossibilities of a dialogue between those two partners. La voce in effetti respira, mentre il pianoforte è più difficile sentirlo, percepirne un respiro. Il legato nel pianoforte è in sostanza un tentativo, un'illusione. Questo che mi ha interessato esplorare questa risonanza che attraverso le parole nello spazio cantate dalla voce possono avere una loro risposta, una loro esaltazione anche nel dialogo con il pianoforte, una specie di antifonia, spero che sia la parola musicalmente corretta, antifona o antifonia, per cui il pianoforte non accompagna, ma è un vero e proprio dialogo fra queste due qualità fisiche fortemente diverse. Siamo in un museo, che, come Mattias ha potuto vedere poco prima di entrare, contiene delle opere d'arte fantastiche, eccezionali. Matthias Pintscher è appassionato di arte contemporanea. L'anno scorso ha scritto un brano per orchestra, per Lucerna, ispirato da Canzone Schiffer. Che rapporto c'è tra queste due arti sorelle e più in generale tra ascoltare e vedere? I think I can say that I was always very open about revealing the sources of my inspiration. Some composers didn't, some do. I think it's, even if sometimes the discussion in finding these objective connections between the inspirational source and the outcome in the sonic idiom becomes a little challenging, but I think it's fair to tell where inspiration is coming from. And I can basically say that in all my 20s, it was very much the literature, especially the French literature. The piece which we just heard directly relates to one of my absolute
hero poets in my 20s, which is the French Arthur Rimbaud. And a lot of my works were actually inspired by his poetry, but also by his life. I wrote an opera about his life and his falling out of his own life, basically. And then, as you mentioned, with my turning 30, I really obsessively discovered art, and especially contemporary art, and therefore it makes a lot of sense that we're not talking about my connection with the contemporary art and with the artwork on these premises here. Sono sempre stato molto aperto nel rivelare le fonti della mia ispirazione, a differenza di molti altri compositori, perché ritengo che vi sia una connessione oggettiva fra queste e il risultato fonico, il risultato sonoro dei pezzi, l'immagine sonora. Nel caso di questi pezzi di disco, in particolare di questo che abbiamo ascoltato, c'è un forte legame con la letteratura francese, in particolare con uno che considero uno dei miei eroi, che è Rimbaud, per il quale l'opera era una prosecuzione della vita, come se la vita si riversasse nell'opera. Dopo che ho compiuto i 30 anni, come giustamente dicevi Alfonso, l'ossessione si è trasformata in quella per l'arte contemporanea. Per me è straordinario questa sera che i pezzi vengano eseguiti in questo luogo, anche se non c'è un diretto collegamento con le opere che sono alle pareti. Talking about the visual arts, contemporary art, it has really become my second strongest passion in my life. Obviously the first is music, but the art comes very close to it, I have to say. And there was a period when I spent every penny I made as a musician in contemporary art, and nowadays I can say I'm very proud of a very fine collection. I go to all art fairs if I can, into museums, and it's really something that completely informs my consciousness of being an artist, if I may say so, or let's call it a complete musician, of someone who teaches, with someone who is a scholar of scores, with someone who's conducting, someone who creates festivals and writes music. I had endless discussions with a lot of artists and artist friends. I've been very close with maybe one of my absolute greatest heroes, Cy Twombly. Now with Hamza and Kifa, where we're just, every time we're in the same city, we're getting together and we're having a wonderful dinner, and certainly a big bottle of red wine, which Hamza loves. But we talk about the problems we have in terms of conceiving a piece of art. And there's so many parallels in between, especially the medium of a drawing and what I do. There is, if you paint on a canvas, you put up the canvas and you have to see the image before you can start painting. And it's the same with composition. You cannot just sit at the piano improvising, find notes. The notes have to be there first, and then you can take them and put them on your sewing canvas. And these applying layers, different colors, or even putting the color underneath, then painting over it so we don't see the color anymore, but we know it is underneath, and it makes a different understanding of the quality of presence of colors and layers. Devo effettivamente dire che la televisiva è la seconda grande passione della mia vita, molto vicina a quella della musica. C'è stato un periodo in cui spendevo ogni penny di quello che guadagnavo per costituire la mia collezione, di cui oggi vado molto orgogliosa, e sempre vado a visitare musei, mostre, gallerie. Per me significa essere un artista completo, fa parte del mio essere artista, come insegnare, curare i festival, comporre, fa tutto dirigere naturalmente, fa tutto parte del mio essere artista. Con alcuni di questi artisti ho avuto anche un rapporto particolare, ho avuto la possibilità di
Kiefer, con cui sono molto amico, spesso ci troviamo davanti al bicchiere di vino rosso che lui ama molto a discutere. Parliamo dei nostri problemi nel concepire l'opera d'arte. Ci sono degli impressionanti parallelismi, in particolare con la procedura del disegno di Kiefer che io sento, perché comporre è come dipingere. Per me è impossibile pensare di iniziare senza aver già in mente il quadro completo, quindi senza avere un'immagine complessiva di quello che sarà. E allo stesso modo io creo le mie tele sonore proprio anche pensando non solo al colore che distendo, ma anche a quello che sta sotto il colore, a quello che è la struttura sottostante. I think I will now build a bridge to the third piece we're going to be listening to. It's On a Clear Day, is this correct? And I should maybe say that, or explain why I'm so close to the medium of drawing, because you have to imagine that I'm a very old-fashioned composer that is still writing with pencil and paper, and I love it, because I can't even use a computer that helps me to generate notes. The notes that I don't find in my inner ear will never come on the paper. So I feel very blessed that I'm still, and I will continue to not use the computer for inventing or writing my music. See. And it's interesting. All my students come to me. I teach in New York at the Juilliard School. They all come with their fancy laptops, and then it turns into a laptop session. And everything is on the screen. And this product, I said, print it out for me, please. I even need the paper. So there is a connection in between a great artist who thought about drawing and what I do. And the next piece. On a Clear Day, it has a very significant story which has become very particular to me these very days. It's a piece that I almost wrote 10 years ago for a very dear friend of mine. It was an old lady. She was 80 at that time when I wrote the piece, and it was her 80th birthday, and I wrote this piece on the occasion of her birthday as a surprise present, as a gift. And my wonderful pianist friend Mitsuko Ushida showed up as a surprise guest and played this little piece of nothingness on the occasion of her 80th birthday. I will talk about the piece in a second, but now, actually a couple of days ago, another piece of mine was premiered in Cleveland and in Munich, an orchestra piece called Idol. And I had a commission by the Cleveland Orchestra to write a big symphonic showpiece, which was a loud, bold, bright. And I started writing, and 2 days after I started writing the piece, this lovely friend passed away in March, and I completely had to change the conception of the piece. So my instant memory, among millions of memories I had, was that piano piece, On a Clear Day, that I needed to revisit, and it served as the source of all the materials in this piece. And it's about one single note, middle Mi bemol, E flat in the piano, and it defines the horizon. And Anne, this was my friend's name, and me, we talked about what the horizon is. And her horizon, and his horizon, and my horizon, looking at the horizon are different, even if we're so close to each other. If you make a step forward or backwards, it's a different horizon. And it always intrigued me intellectually. Adesso brevemente introdurre il terzo pezzo che verrà suonato, On a Clear Day, un giorno luminoso. Devo iniziare per dire che veramente c'è un rapporto molto stretto fra come io compongo il disegno, perché sono un compositore all'antica, uso la matita sulla carta e non il computer per generare le note ai loro rapporti. Infatti quando insegno molto spesso i miei studenti arrivano con questi file e io chiedo sempre di stamparmeli. Questo pezzo, nel Clear Day, ha una storia significativa per me, molto personale. L'ho composto circa 10 anni fa per una cara amica, in occasione del suo 80° compleanno.
presentato in anteprima un paio di giorni fa a Cleveland e a Monaco, che si intitola Idol, Idilio, scusate. Mi era stato commissionato come un grande pezzo sinfonico e 2 giorni dopo che avevo iniziato a comporlo ho avuto la notizia della scomparsa di questa mia cara amica. Allora ho ripensato proprio a On a Clear Day e ho pensato che aveva per me un significato particolare anche volerlo rivisitare come una ispirazione per questo grande pezzo e attraverso la nota centrale del Mi bemolle definire l'orizzonte di cui parlavamo molto spesso con questa mia amica e anche la diversità che questo orizzonte può assumere per ciascuno di noi a seconda delle nostre posizioni fisiche o ideali. And to close, this piece, On a Clear Day, has a very concrete inspiration because my friend Anna and me, we admired the work of one of the greatest American artists, Agnes Martin, who also passed away at a very, very old age, at the age of 94, I think, a couple of years ago. Her artworks were already selling for $5, $6, $7, $10 million at Sotheby's, and she lived in an old people's home in New Mexico and was still driving her car every morning to a studio and painted from 8 to 11 and went back to the old people's home and lived her life. And she only painted grids for her entire life. And she had a big artistic crisis when she fell in love with another painter friend of hers, Ed Reinhardt. And she was very young, and she didn't paint or draw for 7 years. And when she stopped working at this very early age, for this big break, she was working on a portfolio of screen prints called On a Clear Day. It's 7 screen prints in beautiful Japanese rag paper, and they only have lines, different proportions and dimensions. And I own this portfolio, and I was always intrigued by, there's something very Zen, very Buddhist, very mind sharpening and shapening. And Anna and me admired her approach to art. And what impressed me most is that Agnes Martin, after 7 years not drawing anything, not painting, she continued to work again, and she picked up that portfolio of screen prints and finished it and continued as if nothing would have happened between. For me, this is a personal, as an artist, a very strong inspiration, because we're all taking ourselves so important, but sometimes you just have to be really modest and see yourself in a bigger context, and that's why I'm myself very strongly influenced by an approach like this for all the visual arts in general. Questo pezzo all'amica Anna ha una forte legame di ispirazione con Agnes Martin, non ti riascoltare perché devo andare. Lei anni fa, quando i suoi lavori già valevano 5 e 10 milioni di dollari, e lei viveva nel New Mexico e tutte le mattine prendeva la macchina, andava al lavoro a studio e dipingeva dalle 8 alle 11 come appunto seguente fosse. Agnes Martin ha dipinto griglie tutta la sua vita e c'è stato un periodo della sua vita in gioventù quando ha smesso per circa 7 anni innamorandosi di un altro pittore, Adriana. Dopo questi 7 anni ha ripreso il suo lavoro realizzando una cartella di litografie che io possiedo intitolata proprio Una Clear tutta fatta di linee in diverse proporzioni, dimensioni e direzioni che sono come un tracciato zen, si concentrano sulla forma, sull'esattezza della linea e quello che mi ha sempre impressionato è come lei abbia ripreso dopo 7 anni come se nulla fosse accaduto, e questo tipo di umiltà, di modestia, di understatement è quello anche che io cerco di prestare, quindi mi sento molto vicino nella mia
Pintscher per questo dialogo che mi è sembrato veramente molto interessante e illuminante. Rinnovo i miei ringraziamenti a Milano Musica, al Museo del Novecento, ringrazio Francesca Pola per l'aiuto preziosissimo. Il disco non è in vendita in questa occasione, ce l'abbiamo in forma di cartella stampa per i giornalisti, in un paio di settimane sarà nei negozi, chi fosse interessato sa come fare. Domani sera Matthias Pintscher dirigerà in scala un programma alla taverna Unitelli per Milano Musica, e chi non avesse già biglietto è invitato naturalmente